buongiorno, stamattina ombra. Sto cercando di mantenere questa rampa qua per salire su con la terra, quindi cerco di svuotare le parti esterne e questa rampa centrale la lascio fino alla fine, così ho la possibilità di andare su a buttare la terra, perché questa terra viene da sopra. Ora sto a poco, cerco di entrare qua dentro per levare tutte queste piante perché danno noia. Allora amici, non vi aggiorno da circa un'ora e mezza, due, adesso giro e vedete un bel cambiamento perché tutto ciò che era verde l'ho tolto, edera, alloro, piante infestanti, andava tolto perché sennò non era possibile fare il muro. Ci sono delle grosse novità che adesso vi faccio vedere, fra l'altro quando faccio muri a secco mi si apre un mondo perché vedo lavori fatti da persone geni per me, magari persone non hanno nemmeno studiato nella loro vita ma facevano delle cose incredibili. Praticamente sono partito da questo lato qua, che è ancora quello buono, ho levato tutta l'edera che c'era su questa parte di muro. Questa parte qui la sto lasciando per adesso integra perché voglio portare sulla terra, quindi mi sto lasciando una stradina per salire e poi infine farò anche questo pezzo. Tra l'altro qua mi dovrò riallacciare a questo pezzo di muro che non è messo molto bene, però piano piano ci si dovrebbe fare senza problemi. E vedete qua non c'è più niente, non so se vi ricordate ma c'era tutto l'alloro che ho tolto, in questo modo riesco a lavorare bene anche in questa parte qui. Adesso vi faccio vedere che praticamente qua il muro c'è sempre, sta cominciando a spanciarsi. Sicuramente questa pianta d'alloro vi ha salvato le penne perché diciamo ha fermato il crollo, perché è come avere una parete che ferma proprio il cedimento, quindi vedete lì c'è proprio il muro. Adesso andremo a scavare anche qua sotto, vedrete che ci sarà un bel pezzo di muro. Per me è diciamo un favore, però tutta la terra che c'è qui bisogna levarla. Poi vedete questi due sassi andranno spostati perché stanno venendo in fuori. Qua c'è stato anche l'utile lavoro dell'olivo, vedete questa è la radice dell'olivo che praticamente sta cercando di fare il lavoro che fa il muro, quindi di mantenere la terra ferma, ma è quasi impossibile. Come vedete il lavoro da fare adesso è quello che ho fatto in questa mezza giornata, diciamo, barra un giorno, fino a stasera, quella di portare via tutti i sassi e poi di scavare, levare tutta la terra, di portarla su, piano piano, non c'è furia. Ma qui signori, a parte qui c'è una pala di fico d'India, non riesco a capire il motivo, ma c'è una scoperta incredibile. Praticamente qua inizia il famoso canale di scolo. Come vedete l'opera idraulica che veniva fatta, questa parte di muretto l'ho fatta in 5 minuti, l'ho rimessa a posto perché sennò mi va l'acqua di là. Come vedete qui c'è un ulivo e gli è stata costruita una specie di aiuola dove è stata fatta una curva a secco dove in passato giungeva l'acqua. L'acqua entrava nel canale di scolo, che era questo, vedete c'è già uno scalino lì. Il fatto di fare scalini come per le cascate che vengono fatte nei fiumi, quelli grandi, serviva semplicemente a rallentare, quindi dargli un canale, rallentarlo e fermare l'erosione, perché se l'acqua passa solamente in un canale dove ci sono sassi difficilmente avviene l'erosione. Quindi adesso quando andremo a finire tutto il muro e avremo ripulito questa parte, praticamente io ridarò vita a questo canale, perché praticamente quando pioverà, per motivi di pendenze, quindi dovete sapere questo è il punto più basso del terreno, arriverà tutta l'acqua che verrà filtrata dal muro, entrerà in questo canale, e anche se questo canale diciamo è stato lasciato andare, ci sono caduti i sassi,
piante, foglie e tutto, la strada la trova l'acqua, quindi scenderà a valle e finirà nel fiume. Quindi una cosa, per me, un'emozione. Quando ho scoperto questa cosa, per me è un'emozione che c'era tutte delle piante che ho dovuto levare. Però io dico, questa è un'analisi che faccio io, un'analisi tattica, diciamo, come si dice nel mondo del calcio. Per quale motivo il comune di Sesto Fiorentino, in questo caso, o di Firenze, insomma, non mette dei soldi a favore degli agricoltori come me, che in questa montagna penso di essere rimasto l'unica a fare queste cose, e magari mi dà un aiuto, mi dà delle persone, mi dà dei signori anziani in pensione che hanno voglia di lavorare, e piano piano si arriva giù al fiume e si rimette a posto tutto questo canale di sgrondo? Sarebbe una cosa pazzesca, ma sarebbe un favore per i cittadini di questa città sotto, che si sentirebbero più tranquilli, perché chiaramente le acque che confluiscono in questa parte di terreno, che non sono poche perché qui è pieno di fonti, quando piove vi posso garantire che c'è un bel movimento, l'acqua viene portata giù al fiume in maniera lenta, non viene portata via la terra e si fa del bene al territorio. Queste sono cose difficili da capire alle persone, ma per me sono facilissime, e io adesso andrò a fare lavorazione in muro. Non la farò solo per me, ma la farò anche per le persone che probabilmente credono in me e credono anche in quello che faccio. Niente, adesso continuo a fare la lavorazione, piano piano si portano via tutti questi sassi, vi aggiornerò fra un pochino. Comunque dai, per adesso sono abbastanza soddisfatto. Di lavoro ce n'è tantissimo ancora da fare, vedete ci sono dei massi che sono immensi, però come vi ho già detto, tutto serve, tutto ci servirà. Cavolo, oggi è veramente caldo e sono circa le 5 del pomeriggio, ho fatto 2 orette circa dalle 3 a ora, adesso stacco, vado a mangiare un po' di frutta, poi attacco ad annaffiare le barbatelle, perché di là in vigna comincia a imbrunire già i primi fili, quindi comincio a annaffiare le barbatelle, perché sennò arrivo tardi, faccio le 9, le 10 a annaffiare tutto, perché sono veramente tante. Vi faccio vedere un po' il risultato. Come vedete qua ci sono tutte le pietre che ho spostato da ieri pomeriggio a ora, nel mezzo c'è il riempimento, a destra e a sinistra ci sono le rocce buone. Il risultato praticamente non è che sia un gran risultato, ma sto semplicemente entrando dentro. Come vedete ho levato un bel po' di roba, ma bisogna sempre entrare. Allora, sto guardando anche un po' dentro al muro se per caso ci fosse ancora qualcosa in piedi, ma secondo me in piedi c'è rimasta solamente la parte dove c'è quell'alloro davanti, il resto penso vada fatta tutta. Tra l'altro ho spostato questo sasso che non so quanto peserà, sarà più di 100 kg, e questo sicuramente lo userò come base, come userò come base i sassi più grossi, perché non ci si fa, alcuni riesco solamente a capovolgere, io ce la metto tutta, purtroppo non sono un escavatore umano, ecco. E niente ragazzi, riprenderò, vedrai per i prossimi giorni appena mi stacco, perché domani devo andare a fare una trinciatura in Chianti e nulla, siamo qui e sono abbastanza soddisfatto comunque per aver fatto 3 ore ieri, stamani circa 4 ore, adesso 2 ore, dai, penso di aver fatto un bel lavoro. Sono abbastanza, diciamo, avanti, fra parentesi, bisogna sempre pulire, però diciamo che poi, come vi ho già detto, una volta finito questo lavoro, costruire il muro sarà la cosa più semplice, perché ci sarà organizzazione, ordine e ci muoveremo chiaramente in maniera strategica per non fare troppa fatica. Eccoci qua amici, siamo arrivati all'ora di pranzo oggi, insomma un po' di sassi li abbiamo spostati stamani, sono molto contento di averlo fatto stamattina, ma
secondo me è anche frutto del clima che c'è questo giorno, che ieri per me è piovuto da qualche parte e oggi è rinfrescato, quindi stamani ho spostato sassi, guardate che bestie, sassi veramente grossi, e sto cercando di entrare dentro qua, però prima di togliere la terra voglio fare anche quel pezzo lì, come vi ho già detto, lasciarmi questo scivolo che praticamente mi può portare su dove posso buttare la terra, quindi svuoto tutto qua, se riesco a mantenere quel pezzo di muro lo mantengo, svuoto tutta la parte esterna di questi due lati, poi con la terra salgo su, così non c'è bisogno di fare i viaggi col trattore, e poi infine svuoto anche qui, e poi una volta ho fatto tutto questo lavoro posso cominciare a fare il muro. Allora dovete sapere che tutti questi sassi ci sono qua in terra, non li tolgo tutti perché non ha senso toglierli, ci sarebbe una fatica inutile, perché quando io vado a costruire il muro i primi riempimenti me li faccio con questi sassi, prendo la cassetta da frutta che è bucata, così la terra mi rimane sotto, e con questi faccio i riempimenti. Chiaramente questi sono a contrasto, qua li devo togliere perché mi danno fastidio, vedete qua sotto c'è proprio una parte di muro, chiaramente questa parte spanciata la andremo a rimettere a posto, toglieremo la terra perché sennò non ha senso fare tutto questo casino. Questo alloro dovremmo ritagliarlo perché ci sono dei sassi che sono proprio incastrati, non vorrei, anche con le radici della pianta, e poi chiaramente non essendo questo campo andrò a dire al vicino che comunque questa pianta va quantomeno mantenuta, perché ora cercherò di tagliarle il più possibile, però non deve crescere troppo, uno perché mi va a dar noia all'ulivo, due perché potrebbe dar noia al muro, chiaramente è una struttura in più che mi va a tenere, però non vorrei che le radici poi andassero dentro a smuovere, quello potrebbe essere un problema. Infatti anche tutte le edere che c'erano sul muro siamo andati a eliminarle. Comunque fatto il vento, diciamo, si sta abbastanza bene oggi, non fa nemmeno troppo caldo, l'acqua comunque l'ho finita, quindi insomma qualcosina ho fatto, e oggi pomeriggio andremo avanti perché oggi ho deciso di dedicare tutta la mia giornata per questo. Qua si va sui pesi massimi, Allora si comincia a portare via un po' di terra, anche perché dovete sapere che il muro a secco serve chiaramente per evitare che ci sia l'erosione, quindi tutta questa terra che vedete qua è tutta terra che era sopra il tetto, poi chiaramente col passare del tempo è venuto giù il muro, è continuato a venire giù la terra, e quindi questa terra la dobbiamo riportare su, anche perché su ho delle buche incredibili, quindi bisogna cercare di risistemare tutta questa storia, anche perché così in questo modo
riesco a ricalibrare il terreno e chiaramente vado a ripulire gli spazi dove poi dovrò costruire il muro, perché in questo momento è piano di terra e ci vorrà un sacco di tempo. Penso che questa sia una delle lavorazioni più importanti prima della costruzione del muro. E nulla, una lavorazione di pazienza e basta, secondo me. Bisogna avere pazienza, andare piano piano e come per i sassi avete visto che ci sono voluti 2 giorni e mezzo di lavoro, adesso li abbiamo spostati quasi tutti, però ancora siamo all'inizio, se si può definire, anche perché come vedete c'è ancora veramente tante cose da fare prima di costruire il muro. Quindi mi raccomando, quando fate un muro a secco domandatevi sempre dove andare a riposizionare tutta la terra che si toglie dal muro. Chiaramente solitamente quando c'è un muro di questo tipo, che è un muro di sostegno, quindi non è un muro perimetrale, è un muro che va a tenere sulla terra, sicuramente bisogna ripartire dall'alto, ecco. E nulla.